Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Oggi facciamo una cosa molto interessante, ovvero vi faccio vedere come si monta il block shaft sul Fiat Ducato X250. Per coloro che sono stati un pochino più attenti, avete visto che questo è il block shaft, ovvero un piantone nuovo che andremo a installare e a sostituire. Allora, ve ne parlerò molto veramente oggi nel dettaglio, perché andremo a installare insieme questo piantone, quindi il dispositivo block shaft direttamente sul Fiat Ducato X250, che sarebbe questo mezzo qui alle mie spalle. Andremo a smontare il vecchio piantone e andremo a sostituire, lo guarderemo nei dettagli, il nuovo dispositivo. Ma prima di fare ciò, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Dunque, block shaft, quindi un dispositivo che impedisce fondamentalmente mediante una chiave e un sistema di sicurezza la rotazione del piantone dello sterzo quando in caso di attivazione, ovviamente. Ve l'ho presentato in un video, l'abbiamo installato su un van nel quale avevamo installato anche un dispositivo elettronico. In questo caso facciamo solamente l'installazione, ma la percorreremo passo dopo passo. Vi devo dire che esistono due tipi di installazione, quindi l'installazione in loco e l'installazione, diciamo, che dura 3-4 giorni. Vi spiego meglio. Nel caso in cui voi vogliate arrivare qui e fare tutto in giornata, è possibile utilizzando un piantone di magazzino, quindi qualche giorno prima noi ci riforniamo del vostro piantone che andremo a sostituire in opera, come in questo caso, questo è il caso. Oppure nel caso in cui voi vogliate mantenere il vostro piantone, noi lo smontiamo, lo inviamo alla block shaft che esegue la lavorazione, ce lo rinvia e lo installiamo sul dispositivo. Questa è la procedura. In questo caso il piantone già lo abbiamo dentro la scatola, lo apriremo insieme, ma la prima cosa che dobbiamo fare è quella di smontare tutta l'interfaccia, quindi tutto il piantone vecchio. Per fare la prima cosa da fare è quello di staccare la batteria, perché poi vedrete ci potrebbero essere problemi con il clacson, eliminare il volante, aprire il devio luce, aprire tutta questa parte qui e sfilarlo. Ma andiamo per gradi. Serviranno pochi attrezzi, qualche cacciavite, un attrezzino fatto in questa maniera che ci servirà per levare una chiave, mi sembra da 22, adesso non ricordo bene, non questa ma quella più grandina, una chiave a cricchetto con una chiave da 22 per smontare il volante. Ma procediamo con lo smontaggio dei vari carter. Dopo aver smontato il carter inferiore, abbiamo levato queste tre viti, una in posizione orizzontale e le due verticali. Dobbiamo smontare la parte del carter. In realtà si potrebbe anche fare successivamente allo smontaggio del volante, ma lo facciamo subito visto che ci siamo. Qua sotto ci sono due viti con la testa esagonale, e quindi azioniamo 1, 2, 3 e 4. Smontati i due carter, ho disaccoppiato anche la parte superiore, che però non viene via fino a quando non leviamo il volante. Ok, è avvenuto il momento proprio di agire sul volante, quindi stacco il positivo batteria e andiamo a lavorare per sganciare l'airbag. Per sganciare l'airbag abbiamo nella parte due punti laterali e uno inferiore nel supporto. Vedete qui dentro esiste un punto in cui, inserendo il perno qui dentro, si riesce a sganciare la pugnotta. Non è semplice, ci proverò, vediamo un attimo che cosa viene fuori. Come avete visto, con non poche difficoltà abbiamo sganciato l'airbag. All'interno dell'airbag ci sono due connettori che vedete qui, eccoli, vanno tirati su, eccolo, quindi si premono queste due lette laterali così e si svita. Poi c'è quest'altro connettore, si preme questa linguetta e si sfila. L'airbag è rimosso. Prendiamo quindi la 24 e smontiamo il bullone centrale, eccolo qui, così, forziamo, ok, mettiamo le ruote dritte, no, ok, eccolo qui, ok,
Facciamo passare i connettori dentro, così, eccolo qua. Questo lo mettiamo da parte, forse ci servirà in futuro, Possiamo levare a questo punto il cartellino, che prima c'è un altro bulloncino qui sotto, e possiamo levare il cartellino, eccolo. Dobbiamo levare il deviluci. Il deviluci si leva svitando praticamente il bulloncino che si trova qua sotto e che blocca la fascetta. È sempre una chiave a brugola. Lui c'è un dentino qua sopra che lo tiene fermo. Eccolo qua. Chiaramente adesso vanno rimossi tutti quanti i connettori. 1, 2. Eccole. Questa fascetta laterale va levata, questa va rimossa perché altrimenti poi sbatte. Ok. Leviamo anche questa. Questa va rimessa ovviamente. E anche questo lo mettiamo da parte, che ci potrebbe servire. Siamo arrivati quindi a raggiungere il nostro piantone. Il piantone si svita mediante 2 dati e due bulloni, più chiaramente il bullone passante che blocca il piantone sotto. Adesso vi metto il time lapse e vi faccio vedere come si fa. Come avete visto abbiamo rimosso il piantone, adesso apriamo il pacco, prendiamo quello nuovo, ma prima di fare questo bisogna rimuovere chiaramente il blocchetto di accensione andando ad agire su questi 2 bulloncini. Quindi andiamo sulla morsa, andiamo a svitare il blocchetto. Allora, ecco il nostro pacco, vediamo un po' che cosa ci ha mandato Babbo Natale. Lo apriamo, vediamo in che cosa consiste. Sì. Fondamentalmente c'è questa, tanto c'è solo quello. La confezione è composta fondamentalmente da 2 parti separate, come vedete. Nella prima parte c'è il piantone vero e proprio che andiamo ad aprire. Vi faccio notare subito una cosa, ovvero viene applicato anche il sensore per consentire al dispositivo di sapere se la chiave è inserita o meno. Viene applicato direttamente dalla casa. Poi abbiamo la seconda parte dove ci sono gli accessori, quelli che chiamiamo accessori. Eccola qua, la bustina con tutti quanti gli accessori. Come vedete ci sono le varie chiavi, c'è la centralina che monteremo per evitare l'accensione nel caso di chiave non inserita. Ci sono i bulloni a testa diciamo che vengono avvitati e poi si spacca la testa per evitare lo svitamento, eccetera. Quindi adesso prendiamo il piantone, lo mettiamo di là, l'originale blocchetto della chiave la metteremo qui, che va ad agire, vedete, in questo punto qui. La linguetta di blocco va ad agire qui, qua, e quindi lo agganceremo qua. Ok? Trasferiamoci sulla morsa. Piantone preparato, come avete visto abbiamo rimesso il blocco della chiave, adesso lo andiamo a riposizionare, quindi facciamo semplicemente l'operazione al contrario, quindi riavvitiamo le 4 viti più quella del giunto, poi rimettiamo tutto al contrario, ci fermeremo e vi farò vedere come utilizzare la centralina per evitare l'accensione della macchina se il dispositivo non è inserito. Passiamo ora alla parte elettrica. Monteremo questo accessorio che praticamente inibirà l'accensione nel caso di assenza di chiave inserita. Quindi lavoreremo sul blocchetto d'accensione prendendo due cavi blu e rosso, che sono quelli che passeranno all'interno della scatolina, poi c'è il nero che è la massa e poi chiaramente metteremo anche un LED che si accenderà nel caso di assenza di chiave inserita, quindi ci avviserà che non è possibile fare l'accensione.
effettuare l'accensione. Abbiamo rimontato il nostro piantone, collegato la parte elettrica e adesso non ci resta che rimontare, quindi prendiamo i connettori, li collegheremo completamente al nostro devio luci, quindi inseriremo il devio luci e faremo tutti quanti i collegamenti e rimonteremo i carter e poi facciamo. C'è un altro lavoro interessante che dobbiamo fare, ovvero quello di fare il foro sul carter per l'inserimento della chiave e il foro laterale o sopra, dipende, per l'inserimento del LED, che ci dà l'indicazione che la macchina non ha la chiave inserita o meno. Eccoci qua, abbiamo terminato il lavoro, come avete visto, rimontato l'airbag, rimontato la parte inferiore e adesso vi faccio vedere la prova. Chiaramente qui non si vede nulla tranne questo foro qui sotto. Allora, adesso non abbiamo la chiave inserita, quindi eccola qua, abbiamo la nostra chiave di accensione più la chiave del block shaft. Adesso vi faccio vedere che accendendo, provando ad accendere, si inizia a sentire questo suono e il veicolo non parte, vedete? Ok, quindi significa che è necessaria la chiave che inseriamo dentro, ruotiamo, sganciamo, mettiamo dentro, non si sente più il suono, quindi significa che il motore probabilmente si accenderà. Si è acceso. Ok, eccoci qua, quindi siamo liberi di andare. Chiaramente vi faccio rivedere nuovamente quando io rilevo la chiave. Ok, e chiaramente levo anche la chiave originale, eccolo qui, questo è il blocco assolutamente inattaccabile del block shaft. Ok, quindi questo è il dispositivo, vi ho fatto vedere il montaggio, spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.